Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di dicembre 2023 e abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Periodo di riflessione, probabilmente periodo dove si iniziano a valutare le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Quando c'è l'appeso c'è sempre appunto questo momento un po' di fermo, di stop. Per qualcuno può anche indicare un senso di impotenza nei confronti di una situazione o magari di una relazione. Adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto ragazzi come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e trovate anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, ce ne saranno quattro, una per la crescita, per una generale, una per la crescita spirituale, una per l'amore e gli affetti e l'altra per il lavoro e l'economia. Bene, dirvi anche che questa è una stesa generale, quindi può risuonare per il lavoro, per gli affetti, per le relazioni di coppie, familiari, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Partiamo con un 4 di bastoni, ragazzi, 5 di coppe, asso di denari, asso di coppe, 9 di spade, morte, 4 di spade e 8 di bastoni. Devo dire che qui si parte da una situazione bene o male stabile, bene o male in equilibrio, ma ho come l'idea che manchi qualche cosa, ci vorrebbe o vorreste qualche cosa in più, un nuovo inizio. Può essere un nuovo inizio di vita, un nuovo inizio magari anche lavorativo, o un nuovo inizio romantico. Direi che è molto una cosa in generale. Andiamo a vedere carta per carta di cosa si tratta così riesco a darvi informazioni aggiuntive. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo il Papa e un Re di Spade. Tutto qui mi parla di una famiglia o di un'unione ufficializzata. Può essere anche un'unione contrattualizzata, quindi magari è un contratto di lavoro che dura già da un po' di tempo, devo dire. Comunque, per partire si parte stabili, si parte appunto con una situazione ben delineata. Andiamo a vedere questo 5 di coppe, abbiamo la ruota della fortuna, 4 di bastoni e 2 di pentacoli. Che interessante, il 4 di bastoni ce l'avevate già anche qui. C'è bisogno di un cambio, come vi dicevo prima. Sento che avete bisogno di dare un po' di sprint. Probabilmente qui la situazione potrebbe anche essere fin troppo lineare, fin troppo uguale, monotona, statica. E quindi è come se ci fosse la voglia di un po' di verve, di un po' di bollicine, diciamo. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo un asso di coppe nuovamente, e un 5 di bastoni.
devo dire che sento che da un lato avete voglia di questo nuovo inizio, dall'altro con questo 5 di bastoni vi fate un po' condizionare dalle persone che vi sono intorno, dalle persone che, sì, che vi sono intorno, sia che siano colleghi, sia che siano amici, parenti. È come se ci fossero tante voci nella vostra testa e al di fuori di voi che influiscono in... perché comunque il 5 di coppa è una carta di tristezza, eh? Quindi è come se avesse bisogno di uscire da un sentimento di carenza. È una tristezza data da una sorta di vuoto emotivo che voi sentite. E qui lo rivedo anche con l'asso di coppe qui in centro lettura e l'asso di coppe al rovescio. È come se mancasse quella pienezza di cuore, quella... l'amore, mi viene da dire. Può essere una relazione stabile, ma alla quale manchi la profondità del sentimento, la profondità di intenzioni, se per caso fosse un progetto collaborativo con qualcuno. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 2 di bastoni e sacerdotessa. È come se vi facesse la domanda, ma è giusto o non è giusto? Sento che vi si rispecchia molto con la carta dell'appeso perché è proprio come se ci fosse una lotta interna tra quello che è giusto fare e quello che vorreste fare, per quello che riguarda questo vuoto che sentite, questo cambio di cui parla la ruota della fortuna. Vi dirò, ho come la sensazione che proprio questa carenza emotiva cambia ad un certo punto, ok? Soprattutto perché abbiamo la ruota della fortuna. Qui può arrivare qualche premio inaspettato, qualche risultato inaspettato. È come se ci fosse un cambio di ciclo. Andiamo a vedere, o può essere un riniziare da capo lo stesso ciclo. E vi dico questo perché c'è il 2 di pentacoli. Il 2 di pentacoli parla proprio dei cicli che si ripetono. Andiamo a vedere il 9 di spade. Ecco, un altro 9 di spade, un 3 di spade e qualcosa di coppe. E un re di coppe. Io ho proprio l'idea che ci sia qualcosa che vi affligga. Voglio andare a vedere anche questa morte. Ragazzi, è come se avesse tanti pensieri, soprattutto nella seconda parte di dicembre, nella seconda settimana di dicembre, tanti pensieri riferiti al passato, a quello che è stato, a quello che avreste potuto fare, a questo 3 di spade che mi dice che c'è una ferita ancora aperta, che è quella che probabilmente dovete lasciar andare con la carta dell'appeso, come appunto mettersi nei panni dell'altro, cercare di capire perché l'altra persona ha agito così o perché c'è stata questa sorta di carenza e poi lasciarlo andare, cioè capire che non sono gli altri che devono soddisfare le nostre aspettative e buono, e dopo un po' lasciarlo andare, tagliare, trasformare e guarire. Andiamo a vedere la morte. E che non riesco a capire che cosa è successo, perché deve essere successo un po' di tempo fa, perché qua non ce l'ho. Quindi deve essere una cosa piuttosto vecchia. Abbiamo un imperatore e una regina di coppe. Ho l'idea, ragazzi, che dobbiate lasciarvi indietro qualcuno, una persona, o una sensazione di stabilità anche con una persona. Andiamo a vedere il 4 di spade. Re di denari e 3 di pentacoli. Ragazzi, se qui la questione fosse una questione monetaria, finanziaria, cioè ipotesi, state lavorando o collaborando da tempo con questa persona, con questa azienda, insomma, a questo progetto, e qui arrivasse quello che è un cambio inaspettato che colma questo vuoto, qui non è tanto il
cosa è giusto, che cosa non è giusto, semplicemente è un po' come se doveste lasciare sì indietro qualcosa, perché con la morte qualcosa o qualcuno, qualche idea, qualche progetto bisogna lasciarlo indietro, però più che tutto è come modifico per arrivare all'abbondanza del Re di Pentacoli. Su cosa devo lavorare, cosa devo rinforzare, cosa devo sanare, guarire per riuscire ad arrivare alle collaborazioni, al ricucire un certo tipo di anche relazione e soprattutto per arrivare alla prosperità di questo Re di Pentacoli. Comunque ragazzi ho l'idea che succederà un qualche cosa, ci sarà come un evento qui fortunato con la ruota della fortuna nella prima settimana di dicembre che vi farà un po' riflettere su quello che volete, su quello che è giusto fare, su quello che in realtà è il vostro cuore che vuole fare. Guardate, questa si è girata, la lascio, l'esistenza. Certe volte non è neanche, guardate, la sento molto collegata con l'asso di coppe. Certe volte non è neanche tanto importante quello che si fa, ma come ci si sente mentre lo si fa. Se io sto pulendo il pavimento, non importa se ho lo straccio semplice o il super attrezzo tecnologico che lava, asciuga, aspira e tutto, no? Per dire, semplicemente mi assaporo quel movimento dove, in modo consapevole, mi rendo conto che mi sto prendendo cura del mio nido, della mia casa e anche di me stessa. Era un esempio come un altro, per farvi capire come un lavoro semplice può essere vissuto e non fatto. Sì, è un po' quello, come se avessi bisogno più di vivere le cose, più che di pensare a come farle. Perché qui comunque c'è tanta testa. Andiamo a vedere ancora una carta di Osho. La fonte, wow, guardate che bel cerchio, esattamente come l'asso di denari ed esattamente come la ruota della fortuna. Ragazzi, qui le cose stanno cambiando, vi dico, potrebbe essere un evento abbastanza non imprevisto, improvviso, perché abbiamo sia la morte che la ruota della fortuna. Quindi vi dico, potrebbe essere un evento, un inizio, un qualche tipo di cambio, qualche tipo di anche nuova idea, vi dirò, perché comunque l'esistenza è un nuovo tipo di percorso. Qui avevate comunque due assi. C'è questa voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, questa voglia di cambiare anche un po' la propria esistenza, il proprio modo di vivere. Appunto, la sento un po' come se fosse il fate meno e assaporate di più quello che fate. Perché certe volte ci si mette talmente tante cose nell'agenda che le si fa poi in fretta. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Sto guardando questo 8 di bastoni al contrario. Scusate, torno un attimo indietro, voglio vedere una carta per l'8 di bastoni. Cavaliere di Pentacoli. Ho come la sensazione che non dobbiate esternare troppo questo vostro momento di guarigione, perché comunque il 4 di spade parla anche di ritirarsi un pochino. Ok, va bene, andiamo a vedere questa che si era girata. Ah, che bella! E guardate, è un altro cerchio. Anche qui la ruota della fortuna. Ne abbiamo tre, ragazzi, quindi... No, c'era anche un asso sotto, no? Sì, asso di denari. 4. Dunque, se guardiamo anche qua ne abbiamo un quinto, ok? Non lo so, può essere importante per voi la forma del cerchio. Magari siete persone a cui piacciono le forme morbide, le forme circolari. Allora, questa carta dice che quando sono connesso con la mia, ehm,
presenza gioiosa, con la mia gioiosa presenza, attiro il supporto dell'universo. È un po' come se vi dicessero alzate le vibrazioni, state nella vibrazione della gioia, perché così è quello che attirerete, gioia. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione, insomma. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete iscrivervi, commentare, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Potete, dunque l'ho detto tutto, condividere, dare un like, iscrivervi, lasciare il commento, no, abbonarvi, ok? Va bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!